Ma questa non è un emoji. Questo è un emoji. Ma non è un emoji. No dai ragazzi, no, secondo me questo non è un emoji. No, ma cosa stai dicendo? Che meme è quello di Spider-Man? Sì, ma è molteplici Spider-Man. Quindi Cord ci delizierà con una nuovissima sfida che però ci dirà con voce soave. Io ho sempre una voce soave. Oggi ogni manche vi proporremo 3 emoji su cui dovete basare il vostro disegno. Ok. Questa sfida è stata estremamente facile da spiegare, quindi sarà estremamente difficile da fare. La combinazione delle 3 emoji potrebbe portare a qualche complicazione. Comunque questa sfida mi ricorda un altro video dove ho fatto questa stessa sfida con Kama. Nel caso andatevelo a recuperare, ve lo lascio alla fine del video. Iniziamo? Iniziamo. Prima manche. Durante la prima manche, le 3 emoji sono un teschio, una piantina e la macchina fotografica. Grazie a tutti i sub attivo il primo imprevisto. Imita l'emoji. Sorteggerò un emoji casuale, vi dirò l'emozione di questa emoji e voi per l'interezza della manche dovete mantenere l'emozione sul vostro volto che vi è stato sorteggiato. Va bene. Per chi sorteggio? A me. Faccina spaventata con la bocca aperta. Per Rick, il gatto che sorride tipo competitivo. Miau. E poi c'è quella di Francesca. Bene, se siete pronti? 3, 2, 1, via. Oddio, sento tutto il sangue che va sulle guance. Sono curioso di sapere Francesca che cosa ha architettato, perché ha subito avuto un'idea. Avete 6 minuti. Siete quasi a metà delle vostre sofferenze. Sì, ma pian piano diventa veramente sofferente. Stai diventando Adriano Celentano e sei forte. Francesca, attenta alla faccia. Stop! Ma non sarò mai più competitivo. Francesca, tu come pensi di aver affrontato questa prima manche? Allora, io penso che la mia idea era carina, la mia realizzazione è stata la tipica realizzazione iniziale che faccio io quando dico cavolo, dalla seconda manche poi andrà bene. Tu che ne pensi? Io del mio non era un'idea originale, però comunque la realizzazione di una parte del disegno mi è piaciuta e il contesto che ovviamente era un po' complesso da fare nella restante parte, però vediamo. 3, 2, 1, a go! È un tipo che sta facendo un timelapse di una pianta che cresce. Io mi sono immaginato questa mostra fotografica, appunto, dove ci sono altre persone Ok. che stanno guardando questa mostra. La sua opera principale, Ah, sì, appunto, scusa. è questa natura morta a tutti gli effetti. A me piace molto, è stilosa. Cosa ne penseranno i nostri giudici che, come al solito, giudicano? E vi giudicheranno. Intanto io vi metterò i punti e le mie considerazioni. Francesca, piu 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 piu. Riccardo, piu 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 piu. Un po' di più io? Sì, di pochissimo. E vi spiegherò brevemente il motivo. Francesca, secondo me l'idea era molto bella. Mi piaceva che ci fosse uno scheletrino a filmare, ma il fatto che tu l'abbia spiegata che era un tizio che stava facendo un timelapse mi piace ancora di più come idea. Per quanto riguarda Riccardo, appena ho visto le emoji ho pensato natura morta, quindi ho pensato vabbè, natura morta non è proprio l'idea migliore, però mi è piaciuto molto lo stile, il disegno in sé, il contesto e il dettaglio del Los Muertos. Hai dato alla natura morta quel tocco in più che unisce i fiori al teschio. Grazie mille. In questo video abbiamo anche una giudica. Che sono io, ciao, Lavinia. Ciao Lavinia, adesso non ti preoccupare, sarai tu a ricevere commenti del tipo non so come ti chiami quel tizio ma non capisce niente. Anche io do dei più a Francesca, in quanto ho adorato un sacco la sua descrizione. Questa volta è stata la tua di retorica in generale a vincere. C'è anche quello di Riccardo, in realtà è molto molto carino, però quello di Fra mi colpisce di Ah, più. tu sei venuta qui solo per dar fastidio allora? Sì, Ah. sappi solo Riccardo che ho puntato su di te. Oh, ma qui si creano delle fazioni in questo Ho studio, cap- ma allora ditelo, Capito la strategia, capito? La prima manche me la fai perdere perché poi
aggiungiamo dei più grazie a Lavinia. Più. E non esageriamo però. Lei ha detto un più, non è più. Considerando che spesso perdiamo per tipo 5 punti. Seconda manche. Le 3 emoji che dovete disegnare in questa seconda manche. Puoi essere un po' più... Ora sto per dirvi le 3 emoji. Calamaro, medaglia e luna. Ma com'è il nesso logico di queste Cosa? tre cose? Dovete trovarlo voi. Utilizziamo anche il nostro secondo imprevisto per rendere un po' più piccante questa manche. L'emoji giusta al momento sbagliato. Scegli una emoji dal tuo telefono da dare al tuo rivale. Dovrà integrarlo nel disegno con soli più 2 minuti di tempo. Ora cerco la cosa più veramente... Ecco qua, un bel fax. Un fax. Ma lo sai che il fax c'entrava anche un po' con La tua idea. La mia idea. Ma guarda un po', che fortuna, eh? Fatto. Ma questa non è un emoji. Questo è un emoji. Ma non è un emoji. No, dai ragazzi. Scusa. No, secondo me questo non è un emoji. No, ma cosa stai dicendo? Voglio sapere, tra tutte le persone che ci stanno seguendo a casa, quante volte avete usato questa specifica emoji per descrivere le vostre emozioni nel quotidiano? Tu ci sei? Ma vai a cagare. 3, 2, 1. Ciao e benvenuto in un momento sponsor. Come potete vedere qui alla mia destra c'è Francesca, mentre qui abbiamo un essere completamente disidratato. Ancora non se ne rende conto, ma piano piano sta morendo. Come poter risolvere questa sua scomoda situazione? Sapete? La morte? Ve lo dico io. EIRAP. EIRAP vi tiene idratati, l'acqua vi tiene in vita. EIRAP vi tiene in vita. Ovviamente questo non è lo slogan ufficiale, ma secondo me, se insisto abbastanza, chissà. Riempitela, mettete la cannuccia, la parte superiore, montate il pod con il vostro gusto preferito, tiratelo in su e bevendo sentirete il gusto direttamente dal naso, senza aggiungere additivi alla vostra acqua. Cerume. Che è un gusto che ovviamente EIRAP non ha creato. Ma secondo me, se insisto abbastanza, chissà. E se oltre alla voglia di bere vi manca anche la voglia di spendere, ecco qui il codice sconto Richard per avere il 15% di sconto sul vostro acquisto. Ma nonostante questo io lo so. So che tra di voi ci sono persone che continueranno a sentire le labbra secche, continueranno a sentirsi stanchi e pesanti, senza motivo, arrivando a fine giornata avendo bevuto poco o niente, pensando solamente, cavolo, dovrei bere di più. Queste persone, nonostante questo momento sponsor, purtroppo, non compreranno EIRAP. Ma secondo me, se insisto abbastanza, chissà. Bevi! 3, 2, 1, via. Io troverò la persona che ha creato l'emoji del troll. Come sta andando Francesca? Ti odio. Ma a parte questo, come sta andando? Ti odio. Stop. Come ti è andata Francesca? Riccardo, io ti ucciderò di notte. 3, 2, 1. Nel mio caso è il primo calamaro sulla luna. Con che accento me l'hai detto? Il primo calamaro sulla luna. Primo calamaro sulla luna. E infatti gli mandano una comunicazione via fax Via per fax. dirgli che la missione è completata. Ok. È arrivato che già ce l'aveva la medaglia, però. No, è per L'hanno buon messa lì. Per buon auspicio, sì. E la bandiera ovviamente è un tridente. Il mio è un troll che ha appena vinto il primo premio alla gara di mangiata notturna di calamari. E il fax? Ma che fax? È vero, ero io che c'avevo il fax. Io avevo già il troll, ma che Il tuo non era semplice, eh? Purtroppo la sfortuna Lo so. ti ha portato. non è la sfortuna, Sì, ok? La sorte non ha giocato a tuo favore. Ma dai, il fax è un elemento marginale dell'immagine. Non è vero che è un elemento, è essenziale, la comunicazione con lui dalla Terra. Sono loro che stanno comunicando. A Al suo casco. Tramite fax. Sì. Sembra- Missione Mi completata. sembra un po' forzato. Ok. È perché la gara notturna, che non può esserci in altre ore del giorno. Vabbè, senti, date i voti. Lavinia, ci siamo intesi? Comincerò io. Francesca. Piu.
No, no, lo so già che prenderà più punti Riccardo. Riccardo. Piu 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 Nel più. modo in cui dice più. Più. Riccardo, un po' di più. Vedi? Ma scusa, tu un po' di più prima, io un po' di... Cioè, la vita è una ruota che gira. Oggi gira su di me in questa specifica manche. Ma speriamo di no, c'è ancora Lavinia. Allora, vi do prima le mie... Allora, per quanto riguarda Francesca, mi piace molto l'idea. Anch'io quando ho visto il calamaro ho detto sarà il protagonista della scena. Invece no, è praticamente l'oggetto della scena, hai detto. Non avevi pensato che potesse essere il troll, eh? Dall'altra parte, secondo me, Riccardo, hai fatto un bel disegno. Mi piace molto il tridente sulla bandiera, quindi è come se fosse la prima creatura di questa nazione sottomarina. Il fax, sebbene marginale, mi piace molto. Non so se l'hai visto. Qui, vedi che c'è arrivato a nuoto con la Via Lattea. Ma da quando in qua la Via Lattea è una cosa dove si Sto nuota? scherzando! Posso dire una cosa, Conrad? Non hai notato che ha il bavaglino il mio troll? Sì che l'ho notato. Volevo fargli notare un dettaglio per sicurezza. Sentiamo quindi l'opinione di Lavinia. Che non è per niente sotto pressione e condizionata dagli sguardi. Lavinia, questo sguardo l'ho imparato oggi. Allora, mi piace il modo in cui Francesca ha utilizzato l'emoji data da Riccardo, che poteva tranquillamente essere una cosa marginale, invece ha deciso di rendere l'emoji il protagonista del disegno. Allo stesso tempo trovo che i calamari siano stati utilizzati in maniera troppo marginale, sono un po' troppo stilizzati. I'm so sorry. La pagherai. Per quanto riguarda invece il disegno di Riccardo, anch'esso secondo me ha utilizzato un po' il fax in maniera marginale, però a livello di disegno, di idea, il fatto che questo piccolo calamaro sia riuscito ad andare nello spazio, abbia conquistato qualcosa, ma convinto, quindi Riccardo avrà 2 più in più. Allora, i punti ulteriori a Riccardo. Piu 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 più più. È stata ribaltata la situazione. Direi che Lavinia si è meritata il mio sguardo sagittabondo. Adesso Francesca mi odia, il suo sguardo non mi sembra molto... Io non lo rivolgo neanche a te il mio sguardo. La manche che seguirà sarà la numero 3. La terza manche comprende 3 emoji, la faccina uwu, la conchiglia e il pugno da pugile. Separamo. Siete pronti, guys? Ok. 3, 2, 1, via! Ho interrotto il tempo per attivare il terzo imprevisto. Emoji old school. E dovete scrivere un'emoji fatta solo di testo, con punteggiatura, parentesi, eccetera, come si faceva ai vecchi tempi. La chat potrà decidere quale gli piace di più e quale quindi otterrà punti ulteriori. Lei sta facendo direttamente una ricerca su internet. Non potevo farlo. Cosa sta facendo Riccardo? Vediamo se stanno barando i fanciullini. Brava, controllali. Mando allora, eh? Ok, 3, 2, 1, vai. Conrad, ti piace la mia? Cosa? Sto scherzando. Ma non lo vedete che cos'è? Non si vede che è un cane? Dai, questo è palesemente un cane. La malizia negli occhi di chi guarda. Sopra ci sono le nuvole, poi c'è un uragano, un elicottero e una mucca che stanno volando attorno all'uragano. Di sotto c'è un paesaggio e un gatto preoccupato che fa: oh no! Esattamente in che modo questo potrebbe essere un emoji old school? Perché la tecnica di composizione è old school, ma gli emoji sono nuovi. E invece questo qua, palesemente, è un cane. Fine. Pensateci Dai, sopra, andiamo- continuiamo questa... Sì. E intanto loro sono partiti in quarta. Tu com'è andata, Francesca? Una merda. 3, 2, 1. Anche tu. No! Nel mio caso, un incontro di box tra 2 paguri, uno dei quali ha messo a terra il suo amico, ma soltanto per lo sport, non voleva davvero farlo, quindi si sente stra in colpa pensando quanto sta male l'altro tipo a terra, e quindi anche se ha vinto è rammaricato. Io ho pensato più alla situazione che dovesse far suscitare questo genere di emozione dato dall'emoji, quindi non l'ho rappresentata con l'espressione di uno dei paguri, però anch'io ho rappresentato uno che atterra l'altro malamente e infatti esulta, e qui c'è la pagura che dice: è morto, no, marito mio, come farò a badare alla mia famiglia da sola, senza lavoro e piena di debiti? Però l'emoji non è triste. Non è che io sono triste, sono rammaricato per la sua situazione. Fosse capitato a me, sarei triste. Probabilmente userei l'emoji che piange. Ma capita a qualcun altro? Non piango, sono... Vabbè.
Vai. E comincerò di nuovo con Francesca. Piu 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 piu. E Riccardo. Piu 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 piu. Un po' di più tu, Francesca. Perché sei corrotto. Abbiamo fatto lo stesso disegno, ma lui l'ha fatto meglio, ma ha preso più punti io. meglio? Ma perché è molto più bello, guarda, c'è pure la prospettiva. Siete corrotti. Beh, io è molto facile da spiegare. La faccina ce la vedo molto di più nel tuo paguro che nella pagura di Riccardo. Perché tu non hai ascoltato. Io ho ascoltato Non hai benissimo. ascoltato assolutamente un cavolo Ho di ascoltato niente, perché io ho detto benissimo. che non ho inserito l'emoji all'interno del video disegnandola su uno dei personaggi, ma l'emozione che deve suscitare nella persona che guarda il video. Secondo me l'ha fatto meglio Francesca. Questo devi dire, non che io non ho rappresentato l'emoji. Stavo dicendo il perché l'ha ma fatto il meglio. perché era Perché la giusto. sua faccina descrive meglio l'emozione dell'emoji che è stata consegnata. Certo, l'ha disegnata. Esatto. Però non è ancora detta l'ultima parola perché c'è la vigna. È questa la parte importante del mio disegno. Il messaggio. Una povera donna pagura che non ha più un marito e deve badare da sola ai suoi pagurini perché è senza lavoro ed è piena di debiti. Tu che faccia faresti? Se dovessi tipo mandarle un messaggio così, per ipotesi, che emoji le scriveresti? Sicuramente non questa. Ehi Lavinia, mio marito è morto. Il disegno di Francesca secondo me è molto più semplice rispetto a quello di Riccardo, ma ha rappresentato meglio l'emoji che era stata richiesta. Quindi un più più per Francesca e un più per Riccardo. Diamo i più più di Lavinia, 2 per Francesca, quindi più 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 più. E Riccardo più. Oh! Non sono stati dati i punteggi per le emoji che abbiamo fatto per l'imprevisto. Hai ragione, ti inserisco il più per l'imprevisto. Quarta manche. Le 3 emoji sono un sole, un arco con freccia e il germe. Fammi vedere il germe, l'emoji. atomo freccia. L'emoji del germe. Un arco e una freccia. No, l'atomo freccia. Il serpente impingato. Il sole, il germe. E l'atomo freccia. Siete pronti? 3, 2, 1, via. Un minuto e 25 secondi. Mamma. Stop. Quindi, come ti è andata, Francesca? Questo è il più brutto finora. Io non lo so, spero che l'idea... Io spero ci sia un blackout e non possiamo far vedere i nostri disegni. 3, 2, 1. Io mi sono immaginato questa storia, no? Tutti parlano degli alieni, ma in realtà noi abbiamo già incontrato gli alieni tantissimo tempo fa, quando eravamo dei cavernicoli. Quindi questi alieni venivano dal sole, facevano finta di venire in pace, ma in realtà distruggevano tutto. Infatti hanno portato all'estinzione dei dinosauri. Il modo che abbiamo avuto per combatterli con il nostro arco e freccia è stato appunto con i germi, perché si dice che gli alieni, appunto, il loro punto debole possono essere proprio i germi del pianeta Terra. E quindi questa qua è una cavernicola, sta scacciando gli alieni con un fazzoletto germoso sulla punta della propria freccia, mentre dietro al sole si nasconde la loro nave madre. È grossissima. Eh sì. La mia storia è molto simile. C'è un tizio che vola, potrebbe essere Icaro, non è dato saperlo. Ha delle frecce avvelenate con dei batteri, no? In controluce c'è il sole. Fine. Sì, ma perché? Io le ho inserite nel disegno. Allora passeremo ai voti. Francesca, come al solito, comincio con te. Piu 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 piu. E Riccardo. Piu 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 piu. Ancora una volta una sfida vinta. Perché grazie vinta? alla retorica di Riccardo. Ma cosa? Il contesto? E se guardo effettivamente il disegno di Riccardo, forse mi piace meno rispetto a quelli precedenti come disegno, ma mi piace molto di più l'idea. Io non ci sarei mai arrivato, quindi ottimo. Perché non solo gli alieni che vengono dal sole, ma mi piace che lei stia proprio sparando una freccia di germi. Anche se Francesca ha avuto l'idea simile, tu l'hai mostrato meglio effettivamente mettendo il fazzolettino. Mi è piaciuta molto anche la navicella dietro il sole, e in questo modo hai dato un'importanza al sole nella storia. E gli alieni a forma di stella, perché il sole, ricordiamolo tutti quanti, è una stella. Vabbè, sentiamo i feedback di Lavinia. Allora, non direi che il sole di Francesca non ha alcuna importanza, in primis perché prende 3/4 del disegno. Qui ci vedo anche un po' di mitologia, le ali, il sole, l'arco, la freccia, bla bla bla. Però purtroppo sarà la retorica di Riccardo, ma l'idea
idea in questo caso vince, perché come diceva Conrad stesso ha comunque rappresentato un po' meglio l'emoji, soprattutto ha reso più evidenti i germi. Ha rubato un po' la trama dalla guerra dei mondi. In tutti i film di fantascienza alla fine uccidono gli alieni coi germi, Questa volta vince Rick, quindi i miei 2 più vanno a lui e il mio più fra va a te. Quindi un più a Francesca e 2 più a Riccardo. Io. Che poi poteva essere un unico più a Riccardo, ma E invece no. E invece sono 2-1. Così Basta. siete più vicini alla coppa. Ultima manche. Avete metà del tempo, ma dovete disegnare la vostra emoji personale. Ci siamo? Sì. 3, 2, 1, via. Qualcuno sembra già avere molto chiaro in mente che cosa vuole fare. Questo era un trip delle sostanze. E là. La mia emoji è ispirata a questo momento. Una delle due la userei ogni giorno. Se esistesse sarebbe mia. 45 secondi. Stop. Terminato il tempo. Anche per i non vedenti l'hai fatto, cos'è? Allora Francesca, tu che cosa hai da dire? Allora, la mia emoji rappresenta un sentimento che io provo spesso. La mia emoji rappresenta fatti realmente accaduti. È ispirato alla mia vita, a una sensazione che ho provato nell'immediato. La tua è davvero un emoji. La mia è l'emoji della confusione. Non credo ci sia una vera e propria emoji che rappresenti il vuoto. Questa emoji risponde a questa necessità. E ti dirò di più, visto che le emoji hanno i gatti, per qualche motivo, prendiamoci il giusto spazio, noi amanti dei cani. Il brain fog lo facciamo col cane. Io ho ispirato questa mia emoji a una sensazione e espressione che ho rappresentato proprio durante questa live, che è questa. Giustamente mancava l'emoji dell'ictus, no? L'emoji di Adriano Celentano. Allora, un lato che va a mio favore è che fortunatamente i denti possono sembrare i baffi, per fortuna. E quindi potrebbe essere fraintesa. Però è una bella idea, mannaggia. Inoltre è una citazione, no? Che chiude il cerchio di questo video, quindi... Mamma mia, mi sta facendo. Vogliamo dare i voti, quindi prima che venga davvero un ictus a Riccardo. Dovreste confabulare te e Lavinia e dare gli ultimi voti. Va bene, allora cosa ne pensi, Lavinia? L'emoji di Rick è l'anfora dell'avidità di Yu-Gi-Oh! Cioè io la guardo e pesco 2 carte, ragazzi. Io invece dirò che le userei entrambe, sono 2 mood particolari. Di certo il mood che più mi si addice è quello di Francesca, ma l'emoji più funny è decisamente quella di Riccardo, quindi entrambi avete fatto un ottimo lavoro. Entrambe le utilizzerei per motivi differenti. Scopriamo ora quale diventerà un'emoji vera, perché siamo qui in contatto adesso col Microsoft. Già. Ma perché Microsoft che ha a che fare con le emoji? Francesca, qualsiasi cosa accada, sappi che tu sei stata molto brava in Anche questa tu sei mancia stato e molto anch'io. bravo. Ma io Dici da solo, scusami. Ma io spero di più. Siete pronti? Farò partire i voti prima di Francesca, poi di Riccardo e poi il completo. E scopriremo chi è il vincitore. Francesca. Piu 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 piu. Riccardo. Piu 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 piu. Risultati? Oh! Riccardo! Questa è anche la faccia della vittoria.